fin da ragazzina, poi dopo mi ha preso proprio questo amore spassionato per la danza afro e afro-brasiliana, io avevo pensato di studiare le danze nel candomblé di Bahia, naturalmente dall'Italia, avendo letto i libri di Jorge Amado, ma senza assolutamente sapere niente di quel mondo e senza sapere che è tabù, è la parte tabù del rito, perché queste danze avvengono in stato di trance. Quindi quando io sono arrivata e le prime volte che mi sono avvicinata ai terreri e ai riti, insomma, io sono rimasta abbacinata dalla bellezza del rituale, perché uno può credere, non credere, ma comunque realmente uno spettacolo meraviglioso, le danze, il colore, la musica, le persone finalmente sorridenti, non questi milanesi perennemente incazzati, i vestiti, è vero, tu c'è uno che ride, ma guarda, il ritorno a Milano è stato drammatico per me e quindi insomma è tutta un'atmosfera che spinge la parte sensoriale delle persone, quindi la vista, l'udito, ma qualche cosa proprio che ti entra nel cuore, a partecipare, a vedere queste cose. Io mi sono resa conto subito che ero davanti a qualche cosa di realmente sacro. Vi racconto questa cosa che ho fatto, che non l'ho fatta per, come si può dire, l'ho fatta spontaneamente perché non sapevo cosa fare. La prima volta che ho visto danzare mia suocera, perché io poi ho sposato un baiano e la mamma di mio marito è una Mai di Santo, la prima volta che ho visto danzare Mai Beata di Yansà, erano anche le prime volte che io vedevo un rito, non sapendo come fare, ma percependo che assistevo a qualche cosa di sacro e molto prezioso, ho fatto il segno della croce. Ma loro tutti si sono messi a ridere perché hanno capito che l'ho fatto perché era il gesto che io conoscevo, insomma, rispetto a questo universo sovrasensibile, all'universo del sacro. Allora, intanto a Salvador ci sono dei professori bravissimi e io se ho avuto degli insegnanti l'ho avuto in Brasile. Però, diciamo, l'insegnante che mi ha seguito nel coordinamento del master non aveva studiato questi riti nella città e quindi, diciamo, mi aveva aiutato a costruire tutta una griglia anche di domande da fare ai sacerdoti quando uscivano dalla trance, una roba assurda, perché io mi sono immediatamente resa conto che questo non era assolutamente possibile, nel senso, intanto che bisogna avvicinarsi, essere amici, loro si devono fidare di te, insomma, è tutto così. Ma poi soprattutto io mi sentivo un imbecille perché cioè, capivo che succedevano delle cose veramente al di fuori di uno stato di coscienza ordinario. Era assurdo andare a fare delle domande a una persona appena uscita dalla trance, per come è, per com'è la situazione, per tutto. Quindi è iniziato questo percorso che a me ha modificato moltissimo, nel quale io piano piano mi sono avvicinata a questa grande comunità che è la Sheupo Afonjá. Allora, in Brasile, chiaramente, tutto dove sono arrivati gli schiavi deportati dall'Africa, loro hanno cercato di ricreare la loro religione, la loro credenza, quindi sicuramente a San Paolo, a Rio, nell'interno di Minas Gerais, avranno cercato di ricreare i loro riti, le loro credenze, nella situazione drammatica che hanno vissuto. È logico che è stata una cosa terribile, no? Quello che hanno fatto a tutte queste persone. Però per situazioni sociali e storiche, lo Stato di Bahia e alcune zone del nord-est sono rimaste proprio un po' come delle isole culturali, come se noi in Italia parliamo di Napoli o della Sicilia. Cioè, da noi nel sud ci sono delle situazioni culturali, degli elementi culturali legati alla nostra cultura italiana che qui non si trovano e così è stato lì. Per cui a Salvador di Bahia ci sono ancora adesso e in tanti altri posti diciamo del nord-est brasiliano, ma anche nelle altre città, Rio e San Paolo, ma Salvador è come fosse, e l'avevano definita la Roma Negra, cioè è proprio il centro di queste religioni.
si sono creati fino da metà del 1700 queste grandi comunità religiose di candomblé. Allora, religioni afro-brasiliane ci sono ovunque, hanno vari tipi di nomi a secondo se sono nel Maranhão piuttosto che Porto Alegre, piuttosto che nell'interno dello stato di Bahia, per esempio c'è il Jaré. Però il candomblé, che dicono essere la religione afro-brasiliana che più ha mantenuto gli elementi di una religione africana. Anche su questo c'è molto da discutere. Allora, alcuni dicono delle cose, cioè che hanno mantenuto veramente gli elementi puri, altri dicono che invece più che un sincretismo, una risignificazione di elementi che portavano dall'Africa e che chiaramente, stando in Brasile, hanno dovuto un po' rivedere, rimaneggiare, rifare come potevano. Io mentre vi parlo qui il cane che non so perché non mi sta mollando, non so se perché sente la scia di Salvador, non ha mai fatto una roba del genere, vabbè. E quindi c'è tutta una discussione politica in Brasile, almeno fin quando ero io, ma sicuramente ancora adesso, perché per i discendenti afroamericani, afro-brasiliani, è chiaro che il mantenimento di una religione e delle culture che arrivano dall'Africa è un problema anche politico. E io lo capisco e capisco anche, diciamo, a volte l'atteggiamento che hanno di prevenzione rispetto a noi studiosi che arriviamo bel belli dall'Europa senza sapere un piffero e inserendoci in cose molto profonde e che comunque vengono da un periodo storico e sociale di grandissima sofferenza. E quindi questo è un dibattito. Per quello che ho visto io, quindi io vi parlo della mia testimonianza, della mia esperienza, e per gli studi io veramente ho avuto molta fortuna, ho studiato con persone molto importanti, molto famose. Sicuramente ci sono gli elementi di una religione africana, che sono il sacrificio, la trance, quindi la trance e la danza come ritmo, e quindi questo elemento che è fondamentale, la divinazione, quindi in una religione africana c'è sempre un sacerdote che riesce a individuare il destino di una persona e quindi a dare, diciamo, delle dritte affinché il suo cammino di vita sia il più proficuo possibile, il sacrificio degli animali, e questi sono gli elementi, e la continuazione della memoria degli antenati. In Africa, io sto parlando genericamente del continente africano, adesso potremmo dire più i territori degli Yoruba, quindi attuale Nigeria centro-nord, centrale. Ogni paese, diciamo, ogni piccolo villaggio aveva un oriscià che lo proteggeva. Oltre a questo, ogni famiglia aveva un altro oriscià che lo proteggeva, come noi possiamo dire Milano come patrono a Sant'Ambrogio. Quindi è molto legato l'oriscià alla nozione di persona e alla famiglia proprio di sangue, e poi al gruppo sociale che si ha intorno. Io sto parlando dei villaggi africani dell'interno, che saranno ancora così e che una volta erano sicuramente così, non c'erano le grandi città come adesso può essere Lagos. Allora, portando queste, per cui non so, io arrivo da Lodi e ho il ricordo delle preghiere, delle danze, del cibo che si offre ad Osciossi, per esempio, che è il cacciatore. Un'altra persona, in questo caso dalla città di Ketu, Osciossi è originario di Ketu. Un'altra persona, per esempio, che ha come patrono Oya, perché arrivava da un villaggio dove la patrona era Oya Yansá, ricordava questi canti, le danze di questa divinità. Arrivati in Brasile, queste persone, gli schiavi, come hanno potuto, e i liberti, hanno incominciato a rivenerare i loro antenati, perché loro, per una religione africana, per gli africani, è fondamentale
tale che il flusso di vita che arriva dagli antenati, quindi dai nostri ancora miei nipoti, se questo flusso di energia vitale viene interrotto, ci sono dei problemi. Questo ancora oggi in tutte le religioni. Io posso parlare anche dell'Angola o delle religioni Bantu. Diciamo, il fondamento è questo: il mantenimento del ricordo del mio antenato, che avviene in momenti periodici con riti, come dire, organizzati, in modo che io faccio delle offerte di cibo, di piante, profumi, e quello spirito, assorbendo questo, come dire, ridia energia anche a me e a tutto il villaggio. Quindi questo, secondo me, nel candomblé, in tutte le religioni afro-brasiliane, esiste in maniera molto, molto precisa. Ora, chi è che ha incominciato proprio a costituire queste comunità le più importanti? Perché sicuramente ci poteva essere uno schiavo in mezzo alla foresta che si ricordava di qualcosa, allora la faceva lì qualche rito, qualche preghiera. Altri magari ricordavano altre cose, però veneravano i propri antenati in casa. Ma a un certo punto, grazie alle confraternite, le confraternite sono dei gruppi di religione cattolica che i portoghesi avevano istituito, che ci sono anche da noi. Però cosa avevano fatto? Avevano diviso gli schiavi per gruppi etnici, per cui in una confraternita solo quelli dell'Angola, in una solo, non so, i nigeriani che provenivano da Oyo o Keto, in un'altra i Bantu. Facendo così, queste persone si sono ritrovate fra gruppi culturali, per cui avevano la stessa lingua, le stesse preghiere, lo stesso modo di essere. E quindi, se i portoghesi l'avevano fatto per controllare ancora di più gli schiavi e gli schiavi liberti, cioè quelli che si erano riusciti ad affrancare, in realtà ha offerto la possibilità a queste persone di organizzarsi fra di loro di nuovo con i loro culti antichi. E loro l'hanno fatto in maniera molto intelligente. Un'altra cosa molto importante, che si riconnette un po' anche un po' al discorso della capoeira, è che molto spesso, dopo che la schiavitù ha avuto una connotazione urbana, quindi dal 1820-1830, perché mentre prima gli schiavi erano sparsi all'interno del Brasile, quindi li mettevano uno di un gruppo etnico, uno di un altro gruppo, era difficile insomma anche per loro organizzarsi. Nel momento in cui la schiavitù ha avuto questa connotazione urbana, per loro è stato più facile anche organizzare le molte ribellioni che ci sono state, perché comunque il gioco del potere dei portoghesi, anche di tutti gli altri europei andati lì, era, ma anche adesso, era che avevano potuto portare queste persone in Brasile perché erano ignoranti, perché non sapevano niente, perché dovevano essere evangelizzati, perché erano un po' dei rimbambiti che si trascinavano in Brasile e non avevano fatto niente per proteggersi e per non andare come schiavi. E questo non è assolutamente vero. È chiaro che loro hanno potuto fare quello che potevano, come in qualsiasi situazione, come anche adesso. Siamo in una situazione di pandemia generale e ognuno si cerca di salvare come può. Per cui nel momento in cui queste persone hanno potuto ricostituire dei gruppi, loro invece hanno sicuramente organizzato molte insurrezioni nelle città ed anche cercavano di aiutarsi fra di loro. Quindi all'interno di una di queste confraternite, legata però alle donne, perché erano divisi uomini e donne, adesso parte questa storia che è puramente leggenda e magica, nessuno può sapere, perché la storia antica dei Tereros di Candomblé, ma anche della schiavitù, è storia orale. Gli storici possono avere studiato, possono avere fatto delle interviste, ma molte cose non si sanno ancora adesso e sono ancora patrimonio del segreto. Comunque sono religioni iniziatiche segrete.
In Brasile esistono moltissimi libri, anche soprattutto a San Paolo e a Rio, che parlano dell'iniziazione, di questo, di quello, ma io in realtà quello che realmente succede na Camarigna, cioè quando una persona viene iniziata, non lo sa ancora nessuno, ed è giusto così, perché sono momenti talmente profondi, talmente particolari, che non è giusto svelare, cioè non so come dire, fa parte di un percorso spirituale molto profondo che una persona può decidere di intraprendere o meno. Io sto andando un po' mettendo insieme tante cose, ma per spiegarvi che è veramente estremamente complesso lo studio del candomblé e del candomblé in Brasile. Io ho avuto poi dopo, quando ho fatto il dottorato a San Paolo, ho conosciuto tante persone, anche un ragazzo che arrivava dal Benin, quindi un africano, che poi anche lui ha fatto ricerca di campo come me, e spesso andavamo in giro di sera a vedere i riti, io, lui e anche un prete italiano che faceva parte della pastorale afro. E quindi questo stesso mio compagno di corso, lui stesso diceva che in Brasile era più difficile che non se fossimo andati in Africa, perché in Africa erano lì, escono le maschere degli antenati, degli egungun, e sono in mezzo alla gente, i bambini giocano. Invece lì no, hanno dovuto mantenere tutto nel segreto, per cui poi spiegherò cosa sono gli egungun, per cui queste maschere legate agli antenati escono solo di notte in riti molto chiusi, si può andare solamente se si viene invitati, iniziano a una certa ora, finiscono alle 3, alle 4 del mattino, non si può uscire. Insomma, c'è tutta una situazione che si è creata in Brasile per quello che hanno passato queste persone, che rende lo studio del candomblé molto complesso ancora adesso. Allora, a un certo punto, in queste confraternite delle donne, probabilmente, non si sa, Verger, che è stato un grandissimo studioso, dice che forse il re di Oyo ha mandato sua madre, che era la sacerdotessa più importante, proprio come schiava, per aiutare gli schiavi in Brasile, a Salvador, o forse l'hanno presa e non capivano, è arrivata questa grande sacerdotessa, Yanassou. Non si sa se anche il nome vero sia Nassau, se sia invece un epiteto onorifico, perché era una delle sacerdotesse principali del culto di Shango. Fatto sta che è arrivata questa donna insieme ad altre due che si sono riconosciute e che anche gli altri schiavi Yoruba hanno riconosciuto, perché voi sapete che so, gli africani si muovono in un certo modo, si vestono, la pettinatura, hanno tutta una serie di cose per cui una persona che è di quella cultura riesce a capire se quello fa parte di un gruppo importante all'interno della società o meno. E queste tre donne si sono messe insieme e hanno iniziato, diciamo, hanno rincominciato a organizzare appunto una comunità religiosa, quindi coi riti che provenivano dalla città di Oyo, il cui patrono è Shango, e anche di Ketu, il cui patrono è Oshosi. Mano a mano si sono spostate in varie zone fino a fondare il candomblé più antico di nazione Ketu. Cosa vuol dire di nazione Ketu? Vuol dire che proviene dai territori Ketu, che vuol dire i territori degli Yoruba, quindi questa zona che io vi ho detto c'è un po' centrale della Nigeria. Il primo grande terreno è Casablanca, da questo poi è nato Gantois e per ultimo la Cheupo a Fonja, perché chiaramente poi i sacerdoti, magari qualcuno non andava d'accordo, qualcuno ricordava di più certi canti piuttosto che altri, hanno fondato la Cheupo a Fonja, che è dove io ho fatto ricerca. È un grande terreiro, è stato liderato fino a 2 anni fa da questa grande Mai di Santo Maestella di Osciossi. Era il terreiro dove andava Giorgio Amado, dove è andato Caribè, un grandissimo acquarellista. È frequentato da Gilberto Giu, che è diventato uno dei sacerdoti di Shango, è un Oba. Insomma, molti personaggi della cultura artistica del Brasile.
altri frequentano il Gantois, per esempio Caetano Veloso, la sorella, anche quell'altra cantante che adesso non mi ricordo, sono sempre loro tre, per esempio andavano al Gantois. E quindi hanno ricostituito questi centri religiosi che sono anche comunità sociali, per cui si cerca di vivere come queste persone ricordano e hanno tramandato che si viveva in un villaggio in Africa. Per cui se uno arriva alla Shop of Fonjak, che è attualmente nel Kabula, che è una dei quartieri di Salvador, c'è un grande spiazzo, ci sono tante, come dire, casette colorate, molte persone vivono lì, con altre case che hanno costruito, c'è una zona di foresta vergine, c'è la scuola dei bambini, e le persone dentro il terreno si vestono in un certo modo, si salutano in un certo modo, insomma hanno cercato di ricreare quello che secondo loro era il mondo africano, anche se poi hanno poi delle vite fuori, che poi Salvador è una città moderna, per cui c'è chi insegna, c'è chi, non so, chi medici, insomma, persone del popolo, c'è di tutto. Allora, nel candomblé è una religione politeista, vuol dire che ci sono tante divinità, un po' come le religioni greche. C'è una divinità suprema però, che è Olorum, e questo è molto difficile per gli europei capire che comunque anche loro hanno questa divinità principale, e poi ci sono tutte queste altre divinità che sono antenati, ma sono energie della natura e si possono spesso trasformare anche in animali. Sono religioni antiche, tutte le religioni antiche hanno una forte connotazione con la natura. È la natura che dà forza, è la natura che dà la guarigione. È tutto così in tutto il mondo, e quindi loro riprendono da questo. Ogni divinità ha una danza, un ritmo, un cibo, colori, vestiti che lo identificano. Noi sappiamo che per esempio per Osciossi il ritmo è quello, sappiamo che per Yansà il ritmo è quello, cioè è il ritmo, è la vibrazione sonora che identifica la divinità. Per vari motivi può succedere che nella vita di tutti i giorni una persona abbia tanti problemi di lavoro, in famiglia, eccetera. Di salute. Io ho assistito a persone anche che non erano così strettamente afrodiscendenti, che veramente sono arrivate lì al terreno distrutte e li hanno rimessi in piedi. Per vari motivi ci possono essere dei problemi. Allora, di solito la gente insomma cerca di capire qual è la problematica, se non si riesce si va da una Mai di Santo, gioca le conchiglie e si vede se è l'Oriscià che sta chiamando. Se l'Oriscià sta chiamando, quindi decide che uno di noi deve diventare suo zelador, che vuol dire zelador che si deve occupare di lui, della sua memoria, eccetera, incominciano una serie di riti. Parte sono pubblici, ma la maggioranza sono ancora adesso segreti, perché la persona che viene chiamata dall'Oriscià mano a mano viene avvicinata a questa energia così forte che praticamente si è riassorbiti nella natura e si rinasce con questa energia, come dire, in piedi, profonda, più equilibrata. Ecco, quindi sono tantissimi riti privati, e invece c'è il rito pubblico della festa del candomblé, che come se noi dicessimo va da una messa, lì possono andare tutti. Per ogni divinità ci sono delle feste, delle cerimonie per loro in particolare. Ogni terreiro di candomblé ha un suo calendario a secondo il periodo dell'anno, e così. La parte appunto profonda è proprio quella legata alla trance, perché il sacerdote o la sacerdotessa nel momento in cui va in trance non è più Pauligna o beata, ma diventa l'Oriscià. E io non so chi di voi adesso, perché vedo solo 4 facce adesso, non so chi è brasiliano, chi è già stato, chi ha già visto, nel momento in cui
la sacerdotessa danza in trance, si percepisce chiaramente che c'è un cambio energetico molto forte e la qualità del movimento diventa una cosa, come dire, molto più fluida, no? E non c'entra con la gioventù, con se uno è magro, se uno è grasso. Io ho visto signore sacerdotesse sui 60 anni anche in carne che danzavano con una leggerezza e una fluidità che non avevano per esempio persone giovani. Anzi, io all'inizio non avevo proprio capito questo. Mi ricordo che una volta in questa festa di Ansà meravigliosa che c'è stata alla Chapeau Fongia, c'era una ragazza giovane che ballava benissimo, ma con tutti scatti. Io pensavo che fosse il suo tipo. Poi è arrivata un'altra delle vecchie sacerdotesse di Ansà, già sui 50, ben in carne, e lì ho capito perché Yansà si trasforma in farfalla, perché lei non metteva neanche più i piedi per terra, cioè era di una leggerezza eh, incredibile. Scusate. Per me è stato molto, non so perché mi commuovo, scusate. È stata la cosa più dolorosa andare via da Salvador. Beh, poi perché, scusatemi, sono un imbecille, sarà il coronavirus, sono un po' così. E perché anche io ho avuto una fortuna bestiale, ho conosciuto ancora i vecchi saggi per davvero. E non so, ancora adesso mi domando come è stato possibile tutto quello e che mi abbiano lasciato andare via, non lo so. E quindi appunto siccome penso a questa signora di Ansà, che per me è stata anche lei una delle mie vecchie, io le chiamo le mie vecchie perché in Brasile si dice as antigas, no? E quindi le mie vecchie, anche se lo dico in senso di onorifico per loro, perché sono persone incredibili, hanno tutte avuto un sacco di vite terrificanti, insomma anche gente povera così, eppure con una grandezza d'animo e un'empatia che io ho trovato lì, che poi c'è sicuramente anche qua per carità, però è appannaggio di gente che veramente ha fatto un passaggio molto profondo, no? Molto profondo, molto difficile. Vi racconto questa cosa. Io sto andando un po' così perché sono molto emotiva in questo periodo. C'era una vecchia sacerdotessa di Ogun, terribile, questa una signora piccola, magra, quando ballava aveva una forza, altro che capoeiristi del mercato modello, pazzesca. E una volta eravamo dentro a dove loro hanno tutti gli altari, ogni persona ha i suoi altari messi a delle oggetti che rappresentano l'energia della propria divinità in un quarto, il quarto di Oshalà nella Shè. Eravamo lì a pulire questi oggetti e questa qui mi si è avvicinata e mi ha detto, insomma, mi ha raccontato la sua storia. Questa signora che era una che lavava i panni, aveva dei bambini, no? Non mi ricordo in che periodo, insomma, le hanno rapito una figlia. Era piccola questa bambina, avrà avuto 3-4 anni. Figuratevi una madre, cioè impazzita, no? E lei appunto era impazzita, credo anche che si sia avvicinata al candomblé per questo e tutte le volte lei dice, sai, io per anni, 20 anni, andavo davanti a Shango e chiedevo per piacere fatemi avere notizie di mia figlia, datemi notizie. E Shango e Ogun tutte le volte diceva stai tranquilla perché sta bene, vedrai che arriverà. E un giorno mi ha detto che lei era sulla porta di casa e si è vista arrivare incontro questa ragazza sui 20 anni, era sua figlia. L'avevano rubata dei vicini di casa, che la madre aveva perso anche lei un bambino. Questa era un po', insomma, l'hanno rubata e erano andati a vivere nell'interno dello Stato e poi sta ragazza era riuscita a capire, gliel'avevano detto, insomma è tornata in città, ha cercato la madre vera. Queste cose esistono, ragazzi. Allora io veramente lo dico con tutto il cuore, non si tratta di magia becera che si compra così e come fanno vedere qui. Sono dei percorsi profondissimi,
ma esiste a un certo punto, si apre un tipo di comunicazione che è una comunicazione altra, non è la comunicazione razionale della mente, è una comunicazione di tutto il corpo, del cuore, non so. Si ricevono dei messaggi, si sentono delle voci, si capisce che ti stanno dicendo qualche cosa. Questo è una delle tante, ma ce ne sarebbero da raccontare tantissime, ma questo non vuol dire che è una cosa che tu vai là, ti compri il rito ed esci, nessuno te lo fa. Se uno va in un terreiro di candomblé e gli fanno immediatamente un rito così è perché hanno bisogno di soldi, ma se si va in un posto serio è un percorso molto profondo e molto difficile e il discorso della trance, il fenomeno della trance, l'esperienza della trance è qualcosa di veramente tostissimo e che per ogni persona è diverso e mano a mano che si va avanti, come dire, la parte spirituale diventa sempre quella più forte, che è quello che però ancora a terra poi, perché non è che è gente che parte in aria, cioè tutto questo percorso spirituale serve per vivere nel miglior modo possibile la propria vita nel qui e adesso e quindi riuscire, anche se succedono delle cose negative, ad affrontarle, ad andare avanti, eccetera. Cosa c'entra, dico due parole, la capoeira con il candomblé? C'entra tantissimo perché fa parte di uno stesso universo culturale e quindi come gli schiavi hanno portato queste vecchie, le loro credenze, le loro religioni, i loro usi, hanno portato anche questa lotta. Non sto a farvi una storia della capoeira che la sapete meglio di me, ma fa veramente parte di tutto questo, questa atmosfera e a volte io cioè, ho partecipato, io adesso non mi ricordo se era il quinto congresso afro-brasiliano a Salvador di Bahia, dove arrivavano gli africani, loro, del candomblé, eccetera, e mi ricordo, ho visto questa roda Angola, e c'era questo mestre Barba Branca che insegnava anche capoeira nella Scieupa Fongia ai bambini e i vecchi proprio, perché erano comunque persone, so, 55-60 anni, che facevano questa capoeira rastera, quindi molto a terra, eh, tutti vestiti di bianco con la giacca, i pantaloni, il Panama, cioè dei personaggi, uno più bello dell'altro, con una forza, è chiaro che è forza fisica che devi avere, ma era un'altra cosa. Anche lì, quando la vecchia guardia, mi scrivono infatti la vecchia guardia, quando parte questo movimento dove non c'è più la testa, è una cosa animale ma nel senso buono, cioè puro istinto che oramai va di un corpo e di una mente però abituati alla pratica. Abituati alla pratica. Io sono rimasta a bocca aperta, non avevo mai visto una cosa così bella della capoeira, perché quando si arriva a Salvador magari si vede la capoeira del mercato modello, che è bellissima, estremamente acrobatica, ma non era quella vibrazione, quell'energia che io ho visto quando ho visto giocare queste persone. Moltissimi capoeiristi sono legati qui vedo i commenti, e sono legati al candomblé o perché appunto praticanti o perché comunque di famiglia, e proprio fa parte dello stesso, sì, insomma, dello stesso ambiente culturale. Mi avevano detto che c'erano anche dei canti proprio che inneggiavano Ogum e gli antichi schiavi, queste antiche rivolte che ci sono state e che erano cose che si passavano un po' fra loro appunto della vecchia guardia. Io non so come posso concludere, credo veramente quando una volta ho chiesto a una delle mie vecchie, a Ceci, che è una vecchia sacerdotessa di Oshalà, che è la persona che si è occupata di Verger. Verger è stato questo grande studioso, fotografo, studioso francese che è arrivato a Salvador nel 1940, gli è piaciuto tantissimo ed è rimasto lì e viveva in questa
casa piena di libri, ormai era anche lui un vecchio sacerdote, un personaggio veramente di una cultura immensa, bravissimo. E lei, quando io gli ho detto: "Ma insomma, come definiresti tu il candomblé?" Lei mi ha detto: è la danza, nel senso che per gli africani la vita è movimento, è danza. Più tu sei fluido nel danzare o nel fare la capoeira, più tu vai avanti, più hai energia vitale, più senti gli altri e senti te stesso, però sempre coi piedi per terra, ecco, nel senso che uno poi deve capire che viviamo in questa vita e dobbiamo apprezzarla e viverla nel miglior modo possibile. Io non so quanto tempo è passato e se volete fare delle domande o se c'è qualche cosa più in particolare di cui volete che io vi dica, se la so, se mi viene in mente. Comunque capite che a me... Sì, Susanna, magari penso che abbiamo più o meno una mezz'oretta. Io parlo a nome di tutti, siamo rimasti non emozionati di più da quel poco che sei riuscita a trasmettere questo tempo. Vorrei, prima di arrivare a domande e a commenti, vorrei, se posso chiedere, non è obbligato, però abbiamo 3 maestri, un professore, 2 maestri, diciamo, in call con noi oggi. Abbiamo il maestro Tarzan, che è di Milano, non so se vi conoscete. Abbiamo il nostro maestrando Gatto Presso, che si è collegato da Cayenne, in Guyana francese. Abbiamo ovviamente Paracudo. E so che tutti e 3 stavano commentando, stavano dicendo chi frequentava, chi era, eccetera, eccetera. Quindi io inviterei ognuno di dire magari una o 2 parole e poi andiamo sulle domande che abbiamo ricevuto e anche altre. Quindi non so se Mestre vuoi dire qualcosa, Tarzan o Gatto o Paolo o Paracudo, però lascerei un paio di minuti se volete aggiungere qualcosa, assolutamente. Io direi Mestre Tarzan, se vuole falar qualcosa. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. Scusa, sto parlando in portoghese. Primamente vorrei ringraziare a voi, no? Per la iniziativa, perché è veramente molto bella, capito? Avere questa idea del sacro al profano, che sarebbe la capoeira, no? Del sacro alla vivenza della capoeira. Questa cosa. È stato bellissimo vedere il depoimento di Susanna, ok? È difficile, io ce l'ho una cosa molto con me alle volte con gli antropologi, con la gente di fuori della capoeira che cerca di lavorare la capoeira, ma quando riesco a vedere questa sobrietà di mettere lo antropologo come antropologo, capito? Non come uno che cerca di dire le verità alla capoeira. Questo è molto bello, quindi io ti ringrazio tantissimo perché è stato molto sclarecedore, con rispetto con chi ha trattato la capoeira e tutte queste cose. Susanna, veramente grazie, grazie, grazie. Veramente molto bello tutto questo che hai fatto. La unica cosa che io ce l'ho di informazioni un po' diversa, Susanna, è a rispetto della, io ho fatto una cosa, a rispetto della divisione del gruppo, perché in un primo momento, per quello dentro dei miei studi, no? Quello che ho trovato è che era esattamente o inverso, loro separavano per gruppi etici, cercando di non lasciare i gruppi etnici, perché se fosse più facile di riuscire a controllare, perché loro non parlassero. E da lì entra il termo mandinga, che poi è stato molto bene parlato sulla Susanna a rispetto dei tracci che ogni tribù faceva, che questo faceva con che loro si riconoscesse più avanti. Quindi questa è l'importanza anche del sistema di trecce, sulle pentinature, sul patois, che oggi noi parliamo tanto in patois dentro da capoeira, no? Il patois anche dentro aveva un pezzettino del Corano dove si parlavano e loro riuscivano, e da lì veniva questa idea di mandinga, no? E tante altre cosettine. Quindi è molto bello
è questo, però è un universo molto grande, sarebbe importante fare una volta alla settimana qualcosa del genere per poter approfondire tutto. Però grazie mille, veramente molto bello e spero che voi potete approfittare queste piccole pennellate di conoscenze ancestrali che la Susana ci ha possibilitato. Grazie mille. Grazie mille, Alessio, davvero ci fa piacere. E soprattutto, al di là di ringraziare Susana, ringrazio anche tutte le persone coinvolte qua in questo momento davvero unico per noi. E la condivisione è la cosa fondamentale. Dicono che non si sentono bene. Arriviamo, aspetta. Magari metti le cuffie, Paolino. Le cuffie ce l'avete? Sì, no, però siamo su una cassa. Un attimo, salvo. Ci sentite? Okay. Molto bene. Bene. Ok, perfetto. Vai. Allora, come dicevo, vorrei ringraziare anche tante persone coinvolte in questo momento, perché non è semplice avere anche persone diverse, da gruppi diversi, quindi questo ci fa davvero piacere, in modo ovvio di condivisione, come ho detto prima. E al di là di tutto ciò, sentire nelle parole di Susana quanta energia c'è, no? E quanta magia c'è, quello mi fa venire i brividi pure ora. Cioè, non è che ho la giacca, però giustamente sento sempre questi brividi molto forti, molto intensi. E nei suoi racconti mi trasportava anche, ovviamente, vivendo in un paese, né, come il Brasile, e giustamente avendo anche questa cultura molto forte, a sentire i tamburi o magari solo i ricordi che ho delle mie nonne, delle mie zie che vanno dentro un terreiro, magari la mia zia con gli occhi chiusi che mentre sta ballando mi prendi ovviamente di schiena senza anche vedermi, da 1 anno e mezzo che ero in Italia senza sapere che ero tornato, mi prendi e mi inizi a parlare di cose che avevo vissuto qua in Italia che nessuno lo sapeva, momenti difficili, quello ti fa veramente dire wow, cos'è questa cosa? E da un ragazzino giustamente ti lascia veramente la pelle d'oca, no? Perché sono cose che devi vivere, devi veramente sapere quanta magia c'è, ma quando sei lì dentro lo capisci, anche se non stai capendo nulla, ma lo capisci, lo senti. E questo è fondamentale. Grazie veramente di cuore, Susana. No? E solo una precisazione anche di quello che ha detto anche Messi Tarzan, il fatto anche delle treccine, che se magari tanti non lo sapessero, è anche il loro modo di creare delle cartine, le mappe geografiche, quindi come andare a arrivare da un posto, quindi erano messaggi in codice, proprio con le trecce, quindi si faceva vedere magari una localizzazione precisa, quindi come fare creare una cartina geografica per sapere dove andare, quindi era il loro modo intelligente, quindi anche questa è una cosa piccolina ma aggiunta. L'ultimo, non so se vuole dire qualcosa. Gato Preto, você quer dizer uma coisa? Também sou um oi. Espera. Fala aí. Tá bom? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sì, sì. Sim. Ah, tá. Obrigado. Espera. Paulo Lima. Todo mundo tá me ouvindo. Scusate que meu italiano não é bravo così, como o mestre Tarzan, Paulinho. Eu devo dire che, prima cosa, grazie mille e mi scusate di entrare in contatto con tutti un poco tardi, troppo tardi, che aveva muita cosa a fare qua a casa. Una cosa che è troppo bella che voleva dire che questa cosa spirituale, questa energia, questa cosa ricca, né? È troppo ricca, è che non ha bisogno di solidi, non ha bisogno di colori di pelle, non ha bisogno di troppa cosa per fare di persone,
cosa che fare le tante persone felici insieme. Questa cosa da spiritualità. E mi ricorda muito quando eu estava em Brasília, adesso abito em Guiana Francesa, e andava sempre em centro, em terreiro, né, do Candomblé, e não andava così por fare a parte espiritual, e eu andava ali perché aveva sempre una cosa a mangiare. Aveva sempre a mangiare, quando non aveva niente a mangiare a casa mia, eu passava in centro por mangiare e soprattutto quando era festa, né, as festividades. E così, eu penso que così, piccolo a piccolo, ou pouco a pouco, eu andava, já estava, quando me guardava, já estava dentro, né? Já estava sonando o tambor, já cantava, né, para os orixás, para os caboclos, porque na casa que habitava havia o terreiro de Candomblé, né? Anche de nações diferentes, né? Eu frequentava tropo o terreiro de Minanagô, não sei se tutti quanti conoscono Minanagô, que faz più parte da parte, como dire, dos orixás, vamos dizer, orixás da floresta, né, os índios. E così imparato un po', mas soprattutto o que eu volevo dire a Suzane, que Suzane ou Susana? No. Scusate, che ha Susanna? Susanna in italiano, Susanna. Voilà, Susana, scusate. Soprattutto guardamos sempre que ancora questa energia que é dentro de te, e quando tu parla é troppo forte, e que aspettiamo un giorno se vedere fisicamente così in faccia per parlare un po' di più e cambiare questa energia positiva e que tutti quanti, não só por este momento, né, que passamos, o mundo gira tanto que questa anche é uma coisa que eu penso que é com este momento anche que dire que devemos estar più ancora unido, junto, e cambiare questa cosa, né, questa pandemia, que não possamos fare da solo, que devemos estar insieme. E com questo lato spirituale devemos anche prendere più di forza, così puoi aiutare gli altri. E grazie mille, mi scusate di parlare troppo, grazie mille, e di tentare di parlare italiano, ma grazie e una buona giornata a tutti, e grazie mille a Susana e Paulinho, um sorriso de organizar tudo isso. Um grande axé para todos, muita felicidade. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado, Gato, obrigado. Susanna, non so se vuoi rispondere a qualsiasi cosa che hanno lanciato loro tre. C'è anche un altro amico nostro che in realtà è un giornalista di professione, Paolo Lima, che divide il suo tempo tra l'Italia e San Paolo, e lui voleva dire qualcosa. Quindi se vuoi dire qualcosa lasciamo la parola a te, altrimenti andiamo su Paolo. Allora, un attimo solo volevo dire, mi sentite? Sì.
La storia della schiavitù, la storia di come si sono formati i terreri, la capoeira, eccetera, è molto grande, non si può sintetizzare in, come dire, in mezz'ora. Io vi ho dato proprio degli elementi basici. È chiaro che, come dire, ci sono state tante situazioni in cui comunque gli schiavi hanno reagito come potevano, per cui anch'io so che prima dividevano per nazioni, ma poi li hanno rimessi insieme a un certo punto, così dicono, poi non lo so. È come la storia delle varie rivolte che ci sono state a Salvador, no? C'è chi dice che sono fallite per un motivo, chi per un altro, però ci sono state. Quello che mi premeva sottolineare è che è storia orale, quindi, come dire, se uno va in un terreiro sai delle cose, se tu, come dice Gatto, questo ultimo maestro di capoeira, lui era di Mina, della tradizione Mina, e quindi avevi un altro approccio. Cioè è talmente vasta questa cosa che già solo questo è ascè, cioè il fatto di come queste persone in situazioni allucinanti hanno mantenuto le loro tradizioni, certamente nel segreto, organizzandosi, eccetera. Quindi ci sarebbe, come ha detto qualcuno di loro, ogni settimana da parlare di un piccolo pezzo, perché veramente è molto, molto, molto complessa, ma proprio la storia. Ad esempio, io ho parlato della nazione Ketu, ma c'è la nazione Bantu, c'è la nazione Angola, c'è la nazione Jeje, ad esempio, di cui gli studiosi non si sono quasi mai interessati, che è più nel reconcavo baiano, dove c'è cachoeira. Adesso c'è stato un mio collega che lui ha fatto ricerca lì, ha fatto proprio uno studio sui terreiri Jeje. Per esempio a Salvador ce n'è solo uno, che è il Bogun. Quindi è veramente molto complessa, molto complessa. E io credo che sia tutto molto, molto collegato in questo discorso proprio dell'energia che va avanti. Basta, adesso parlate, prego, Paolo Lima. Vai Paolo. Beh, intanto grazie veramente. È molto emozionante perché io vedo questo incontro, questo primo incontro, e mi auguro che sia una serie di incontri, magari non settimanale perché siamo tutti pieni di altri Zoom, altre videoconferenze per lavoro, ma quello che Paulo Freire negli anni 60, prima della dittatura militare, aveva creato, che erano i cosiddetti circoli di cultura, incontri tra persone che condividevano i loro saperi individuali e collettivi, come questo di Susanna, che veramente è stupendo. Ti ringraziamo. E mi auguro che possiamo creare questo circolo di cultura afro-brasiliana universale, internazionale, a partire da voi di Energia Pura. Veramente grazie mille per questa opportunità. E approfondendo questi temi con Susanna stesso, se lei sarebbe anche disponibile, per noi sarebbe una ricchezza. Perché? Perché io sono di origine brasiliana, sono del stato di Ceará, perché abbiamo un analfabetismo in tutto il Brasile sulla cultura afro-brasiliana. Con il primo governo Lula nel 2003, nel gennaio 2003, subito abbiamo avuto l'approvazione di una legge che obbligava tutte le scuole pubbliche e private del Brasile all'insegnamento della storia e della cultura afro-brasiliana, la legge 10.639. E questa legge ha trovato tanti ostacoli perché, come sa Paolinho, Gatto, Preto, anche Tarzan e anche voi che conoscete il Brasile, abbiamo questo dominio di una cultura bianca, europea, adesso nordamericana e statunitense. E quindi è interessante notare durante tutta la storia che il candomblé, così come il tambor di Minas, il tambor di criolla in San Luis do Maranhão, dove ho vissuto 3 anni, così come l'Umbanda e tutte le altre religioni di origine afro-brasiliana, indigene anche, sono stati casi di polizia. Cioè, la polizia li ha perseguitati. E purtroppo fino adesso, anche in questi tempi, soprattutto di Bolsonaro,
soprattutto dei tempi in cui il movimento delle chiese neopentecostali, assieme anche ai trafficanti nelle favela, si stanno perseguitando fisicamente i terreiros. E quindi più che mai abbiamo bisogno di approfondire la nostra storia, la nostra cultura. E veramente ti ringraziamo, Susanna, e se sarebbe possibile, sarebbe stupendo che noi potessimo anche offrire ai brasiliani adottati in Italia, no? Di partecipare a questi incontri con te. C'è un carissimo amico a Roma dove ho vissuto alcuni anni e lui aveva un'associazione che lavora tuttora con i figli, i brasiliani adottati, non dagli italiani. E noi cercavamo di creare spazi come questo per approfondire, i ragazzi possano conoscere la nostra storia. A me piacerebbe che le mie 2 figlie che abitano in Val di Non, in Trentino, potesse anche loro avere l'opportunità di conoscere questa storia, perché è la nostra storia di resistenza, è una storia di resistenza e di resilienza. In questi tempi di coronavirus, che ci fa capire veramente il fallimento di un sistema capitalista che ha depredato proprio, sfruttato al massimo la natura, il Candomblé arriva con questo messaggio della pienezza del rapporto tra l'umanità e la natura. Anche in questi tempi di coronavirus, il Candomblé ci insegna come rapportarci con questa natura che è stata proprio vilipendiata, insomma, ecco. Grazie mille, molto axé, veramente, grazie. Dunque, hai fatto bene a ricordare Lula, perché quando io sono ancora in contatto, io poi ho fatto il dottorato a San Paolo, alla USP, sempre esco come sociologa, ma la mia è una tesi di antropologia, e quindi sono ancora in contatto con alcuni miei compagni di lì, e appunto mi avevano fatto vedere che era uscita questa legge che veramente è politica, quindi della storia della schiavitù, storia dell'Africa in Brasile. E tanti professori che avrebbero dovuto insegnare questa non volevano farlo perché pensavano che fosse una cosa di negro, è brutto, una cosa diciamo di livello basso. E quindi Lula ha fatto delle cose incredibilmente belle che proprio spingevano a che queste persone riprendessero fiducia in tutto quello che hanno avuto dietro, no? E purtroppo adesso c'è Bolsonaro e sì, anche quando a me raccontavano alla Chèvre che quando c'è stata la dittatura, anche lì erano perseguitati i terreiros di Candomblé, e dice che una sera Shango, mentre danzava, che avrà percepito che stava arrivando la polizia, una storia che raccontano lì, e ha preso un rocchetto di filo e ha incominciato a sciogliere questo filo e a mettere questo filo tutto intorno al baracão, al luogo dove avviene la festa. E pare che questo capo della polizia, che chiamavano Pedrito, mi ricordo, è diventato pazzo e si è perso nella zona di foresta che c'era intorno alla Chèvre. Io queste cose le so, ma insomma adesso non voglio, però veramente a volte succede lì anche per me che ero europea così, ma a stare lì comunque a sensibilizzarsi sempre di più, perché poi adesso sono tante le cose, insomma un ricercatore va a volte, come dire, va e fa una ricerca dall'esterno e pensa che avvenga così la ricerca, ma noi non abbiamo mai una visione oggettiva delle cose, è tutto sempre soggettivo attraverso la mia esperienza. Ecco, adesso sono stati degli ultimi studi che proprio hanno detto no, il ricercatore, anche se io vado a studiare, non so, la fiera di San Joaquin, come dispongono i frutti, ci sono sempre anch'io dentro, il mio modo di essere, il mio modo di fare, è normale. E quindi, siccome finalmente queste cose che sono di buon senso, però sono state tematizzate, perché voi sapete che nell'accademia, nell'università, devi comunque sempre fare riferimento a dei testi teorici, così.
a volte secondo me anche stupidamente, ma vabbè, è così. E invece adesso è proprio così, quindi diciamo io mi sono avvicinata come ricercatore, ma piano piano, anche per il fatto di essere stata sola, ero sola, sono stata poi tirata dentro e loro mi hanno aiutato tantissimo. Io ero figlia là oramai, un po' perché mi ero avvicinata, tanto è vero che io poi ho proprio abitato con Maestella. Io sono stata 3 mesi senza casa e io ho abitato con Maestella e lì, vabbè, come dire, io capivo che era un onore che avevano aperto la porta proprio a me, però insomma capisco forse adesso che sono lontana e che c'è stata un po' di spazio fra me e tutta quell'esperienza. E ancora di più ringrazio perché lì nella Shop a Fonja c'è una scuola per i bambini della comunità, ma anche della favela vicino, diciamo, dove fanno la scuola brasiliana, ma anche elementi di cultura afro-brasiliana, del candomblé, cantano le cantighe, cioè la capoeira, eccetera. E mi ricordo che un giorno 2 ragazzi sui 20 anni sono venuti da me un po' forti e mi hanno detto, insomma, a te adesso Maestella ha dato la possibilità di entrare qui, di vedere i riti, di fare ricerca. Però dice, tu cosa fai per noi indietro? Allora io lì ho capito che mi hanno accettato, perché in quel momento lì finalmente, come dire, mi hanno parlato chiaramente in faccia e io ho detto avete ragione, io posso lavorare con i bambini perché anch'io sono sempre stata un'educatrice, diciamo, prima poi di studiare così tanto all'università, eccetera. E allora lì, entrando nella scuola, ho rivisto alcune cose e lì ho conosciuto Gilberto Giu e Sonia Braga, perché una volta stavo giocando con i bambini e lavorando con i bambini ti vengono fuori le parole in lingua madre che per me era l'italiano e quindi ho sentito una voce dietro di me che diceva ma cosa fa qui un'italiana in un terreno di candomblé? Mi sono girata, era Gilberto Giu e Sonia Braga e io ero a bocca aperta per la spontaneità che questi due avevano nel relazionarsi con noi e con gli altri e per la bellezza di Sonia Braga, che non era neanche tanto la bellezza fisica quanto la spontaneità di quella donna, che secondo me era questa che la rende magica. Io ero veramente a bocca aperta perché poi abbiamo chiacchierato e questa è un'altra grande lezione del candomblé, che lì dentro ci sono e le donne del popolo e chi fa caragè, ma c'è anche il medico, c'è anche il professore universitario, ma nel momento in cui tu entri in una gerarchia, tu sei come tutti gli altri, cioè se la lavadera, la signora che lava i panni è fatta di santo da 30 anni, è chiaro che lei a livello gerarchico e di potere di ascè ne ha più di quello che arriva adesso e che è medico. E secondo me questa è un grande valore educativo. Io ho un figlio di 17 anni e lavoro con i ragazzini e non so, non capivo anche questo discorso della gerarchia, che è anche una cosa della capoeira e che secondo me è proprio educativo al massimo, cioè comunque il rispetto di chi sa meno davanti a chi sa di più. E questa è una cosa che purtroppo i nostri ragazzi qui non hanno più. E invece è un'altra delle tante cose che io ho capito lì, che una gerarchia, il rispetto ci deve essere perché tu vai avanti così. Dico ancora una cosa e poi ti do la parola. Il discorso che ha fatto appunto Paolo sulla natura mi trova perfettamente d'accordo, perché anche secondo me questo coronavirus è venuto fuori perché c'è stata una violenza contro la natura mostruosa. Per esempio, loro dicono che in queste religioni c'è il sacrificio degli animali, che è una cosa, come dire, insomma, che non ci deve più essere adesso, no, nel nostro mondo. Ma in realtà anche lì è rispetto per l'animale, perché a me faceva un po' impressione, perché io sono abituata, vado al supermercato e mi compro la carne già tagliata e non vedo come vengono uccisi gli animali. Ma lì intanto si ammazza solo un animale e non si ammazzano selvaggiamente miliardi di animali. Poi gli fanno i canti, gli danno le foglie, loro imbecilliscono, cioè non so come dire, c'è una cura nel portare l'animale alla morte, che poi
chiaramente c'è l'offerta all'Orisha, ma mangiano tante persone che non hanno cibo. Anch'io alle feste del Candomblé ho visto tanti bambini arrivare dalla favela, arrivavano e lì erano già pronte le sacerdotesse, pronte a dar da mangiare a questi ragazzini. Quindi è proprio come dire, noi possiamo ancora imparare tantissimo da queste culture antiche. Noi stiamo parlando del Candomblé, ma anche del buddismo in Nepal, che ne so. Le religioni antiche a contatto con la natura erano di grandissimo rispetto per la natura, per noi stessi, per gli altri, perché erano in sintonia, c'era la comunicazione con la natura. Noi siamo una piccola parte di questa natura, siamo dei granelli, non siamo noi che controlliamo la natura. Qui se gli gira male il virus va ancora avanti o esplode un vulcano e la gente non l'ha ancora capito. Cioè io sono molto critica con la nostra civiltà. Prego, mestre. È importante, è molto bello la parte che Susanna parla a rispetto di essere accetta dentro del Candomblé. Prima ho parlato un pochino della capoeira, adesso entro un pochettino più nella mia esperienza religiosa. No? Io sono di Porto Alegre e noi a Porto Alegre abbiamo un altro culto ancora diverso di Minas e di tutto questo che è il culto à nação de orixás. No? Che è un culto vindo di Cabinda, un principe custodio che dicono pure che Getúlio Vargas aveva delle ligazioni con questi principi che è venuto della nazione di Cabinda. E cosa succede? Dentro di questa cosa do culto à nação de orixá, c'è proprio questa cosa del mio orixá, che seria il dio della mia testa, no? Orixá, che è legato al tuo orixá. Quindi c'è la ligazione umana tra una persona e l'altra. Quindi non è il mio orixá più del tuo o il tuo più del mio, ma sì la unione di questa energia che fa tutta la magia succedere. No? È bello quando anche questa cosa do perché aprire al pubblico e do perché condividere il mangiare, no? Perché questo tu sta accessando a altre persone, a altri orixá che magari ancora non sono venuti fuori o non sono entrati nel culto a orixá propriamente detto, ma che sono accessati per questo tipo di rituali, perché alla fine sono proprio dei rituali di questa cosa di offertare il mangiare. No? Dentro da capoeira viene esattamente questa idea. No? Questa idea di condividere, per questo la roda, per questo la musica, per questo io do energia quando suono e recebo energia quando la persona risponde il coro e questa energia riflette dentro del giocatore che riescono a esprimersi con tutta questa energia. E questa unione è giustamente, nel mio punto di vista, quello che l'umanità ha bisogno in questo momento. No? Di avere questo scambio, di vedere quello che abbiamo di simile più do che quello che abbiamo di diverso. No? Quando noi riusciamo a attraversare questa frontiera, cioè quando è successo l'attacco a Baghdad, no? Che è morto un politico brasiliano che era dentro delle cose, Gilberto Gil era il ministro del Brasile, ministro da Cultura, e loro hanno fatto a Mandala della Vita, no? Nella ONU, dove hanno preso una persona di un paese e hanno fatto questa roda di capoeira formando la Mandala della Vita, facendo che tutte le persone, anche di credo, di nazioni diverse che erano in guerra e tutte queste cose, potessero in quel momento stare insieme e condividere questa energia. No? Quindi questa è una cosa molto bella. L'altra cosa molto bella è il rispetto della ancestralità. No? Na capoeira o in tutte le manifestazioni afro-brasiliane, ma non solo, anche in quella indigena, il posto del più antico è sempre c'è un posto di distacco, no? La persona che c'è più tempo c'è distacco, quindi il più nuovo si siede per sentire quello più anziano, no? Questo viene un'eranza, si può fare un piccolo paragone con il culto a Egungun, no? Il culto a Egungun perché io
louvo il mio ancestral, no? I miei antenati, no? Quindi io sto louvando il mio antenato nel momento che ce l'ho la foto di un maestro, nel momento che io passo la energia che questo maestro che è arrivato fino a me. Quindi tutto questo tipo di situazione è dentro di tutte le manifestazioni afro-brasiliane, no? E questo è importante quando il capoeirista c'è accesso a queste cose, non è che la persona deve lasciare il suo credo religioso e diventare un'altra cosa, no. Deve avere nozione e capire tutta questa cosa, perché anche quello che tu ce l'hai di particolare sarà sommato a quelli altri delle altre persone e aí facciamo qualcosa di diverso, no? Non che nessuno deve abbandonare niente, ma dobbiamo accettarsi come è e creare qualcosa per andare avanti. Io penso che è questa la grande cosa che possiamo fare oggi, e come la situazione, come abbiamo citato, il coronavirus, è quello che dobbiamo cercare di fare per poter andare avanti. Sapere il rispetto per le persone, per le situazioni. Grazie. Grazie, Mestre Tasa. Noi siamo alle 3:30, abbiamo già perso alcune persone per questioni di altri motivi e Parafuso deve aprire un allenamento sullo stesso Zoom per degli argentini, persone da tutto il mondo tra poco. Quindi avevamo un'altra domanda da Mariero, dal nostro gruppo Susanna, però secondo me richiederà un po' di approfondimento perché lui vuole entrare dentro l'argomento della trans. Cosa succede, come avviene, ma cosa è? E secondo me in 2 minuti non arriviamo, però è super interessante. E secondo me, se posso parlare a nome di tutti, un sacco, come anche la nostra primissima conversazione, no? Un sacco di cose su cui possiamo parlare. Possiamo dedicare una sessione solo alla capoeira e tutti i riferimenti da candomblé lì. Possiamo fare danza, possiamo fare trans, possiamo fare mille cose. Quindi cercheremo di organizzare qualcosa ancora più avanti. Per fortuna, trovo interessante che stiamo qua tutti in Zoom collegati parlando di candomblé e coronavirus. Cioè, è una cosa assurda, siamo tutti isolati, però giriamo intorno ad un argomento insieme, quindi questa è una cosa molto bella. Quindi prima di lasciare a te, Susanna, chiudere, inviterei a tutti in questo chat, ma anche dentro il gruppo, l'evento su Facebook, scriveteci il vostro feedback dell'evento, possiamo poi passare i messaggi di ringraziamenti direttamente a Susanna, i vostri commenti per futuri incontri, cosa vorreste vedere, cosa vi interessano di più degli argomenti e cercheremo di rifare assolutamente, sia di persona. Lei è a Milano, quindi si può organizzare qualcosa a Milano, sia sul territorio dove siamo noi di Energia Pura, però ringrazio tantissimo tutti, ovviamente in primis Susanna. Quindi Susanna, Parafuso. Tenete presente anche che Susanna sarai sempre comunque benvenuta qua nel nostro Trentino, quindi ti aspettiamo appena questo passerà e vogliamo conoscerti di persona, ok? Da scambiare questa energia proprio di persona. Buono? Grazie. Questo chi è che mi ha parlato? Parafuso, Paolo, mio marito. Benissimo, grazie. Sì, concludo con 2 parole. Parlare della trans è veramente una cosa molto grande e l'esperienza personale di ogni persona. Quindi, insomma, ci sono varie manifestazioni. Io penso, adesso qualcuno mi ha scritto, di parlare in un altro momento, più avanti, quando volete, delle pratiche di cura e della trans. Questo secondo me è molto interessante perché la trans è cura. La trans è cura. Non è solo la manifestazione dell'Orisha, è cura per gli altri, per come ha detto Mestre Tazam, che è l'energia che si espande, che quindi va a collegarsi a tutti gli altri, ma è cura per la persona, perché l'energia, come dire, sei risucchiato nella natura, dell'energia ti gira di nuovo su e giù, di destra a là, e poi ritorni. Tanto è vero che poi ci sono dei movimenti, questi sono proprio i miei argomenti,
ci sono dei movimenti che io ho rivisto che ha fatto un antico maestro di Tai Chi cinese, però anche quello era un signore di più di 70 anni, che ho visto che a un certo punto anche a lui è partito un movimento nella schiena, che è lo stesso un po' che ho visto nel candomblé, quando fanno il saluto, non so come spiegarmi, poi ne parleremo. E quindi ha molto a che vedere questo, è una salute mentale del corpo, spirituale, è tutto il concetto di salute lì. E anche per esempio questa sacerdotessa che hanno detto che era arrivata a Bahia appunto nell'800, di cui riporta Berger, di cui riporta Vivaldo Costa Lima, questi grandi studiosi che ci sono stati, era la sacerdotessa che in Nigeria era quella che doveva equilibrare le energie della mente del re. Il re, che in Africa sono re sacri, devono sempre essere con un'energia mentale e spirituale equilibrata, perché se no prendi delle decisioni del piffero, non so come dire. E lei era una delle sacerdotesse più importanti perché era lei che era il culto della testa dell'Alafin, quindi del re di Oyo. E quindi c'entra tutto molto con la cura. E la cosa che a me colpisce di loro è che loro intuitivamente avevano capito tutto. Avevano capito che bisogna essere in equilibrio, quindi avere la testa tranquilla per poi poter andare avanti, che c'era l'energia maschile, che c'era l'energia femminile. Un'altra cosa che mi preme dire, non è che in Africa le donne sono trattate male. Nelle religioni antiche la donna è importantissima perché è madre, è Ia, è lei che porta avanti il flusso della vita. Purtroppo quelle cose tragiche delle lapidazioni in Nigeria, le donne, così, sono arrivate dopo, sono arrivate quando è arrivato l'Islam, secondo me anche lì mal interpretato, per cui a un certo punto una religione più legata alle tribù, quindi al maschile, è andata a inserirsi su un'altra, e lì succedono dei casini terribili, come in Congo, che sono arrivati gli evangelici sulle religioni antiche degli antenati, e anche lì hanno fatto dei disastri perché queste persone non capivano più niente. E quindi invece la figura della donna è importantissima. Quando io ho avuto mio figlio e sono tornata alla SCE, non mi hanno più salutato come Susanna, mi hanno salutato come Ia. Io ero molto emozionata, ma per dirvi, c'è tante cose, preconcetti, cose non capite. Della trans hanno scritto un sacco di cazzate, che era una forma anche di malattia mentale. In realtà noi in Italia l'abbiamo, nel sud Italia. Io ho tutti i video di Ernesto De Martino. La trans è una cosa che appartiene a tutto il mondo, è una possibilità, è una potenzialità che alcune persone riescono a vivere, altre meno, ma è una cosa buona. Chiaramente se fatta con persone che ti sanno seguire, che ti sanno incanalare. Se io do fuori di matto così, è chiaro che non è. Anche la trans, che è un modo nuovo, è una conoscenza del mondo altra, deve essere incanalata, perché è una cosa che ti porta ad andare avanti, ad avere energia, a curare te e gli altri. Concludo con questo, veramente. Un'altra delle mie vecchie è la Mai Teresina, però lei abita nella Liberdagi e lei ce l'ha a casa sua, di Osciumarè. Lei mi diceva sempre che il candomblé è una corrente di caridadi. Nel momento che io sto bene devo poi aiutare gli altri. E quindi questo è anche un insegnamento contro l'individualismo della società occidentale. Va bene, io vi ringrazio tantissimo, grazie. Grazie Susanna e grazie mille a tutti quanti che hanno partecipato. Grazie Susanna, mille. Io sto salvando tutti i ringraziamenti dei commenti e poi te li passo direttamente personalmente, ok? Grazie, per me è veramente una gioia. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Grazie di cuore ragazzi a tutti quanti, grazie a tutti i maestri, a tutte le persone presenti, non maestri, quelli interessati, perché è una cosa che ci tenevamo tanto. E la condivisione, come sapete bene, è una cosa meravigliosa. Più si condivide, più si impara, più si cresce, più si vive meglio, secondo me. Quindi vi ringrazio tanto.